Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2022. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Ho attivato un numero di telefono per le consulenze personalizzate, quindi se volete prendere un appuntamento con me potete scrivermi un'email. È l'unico modo di prendere contatto con me. Se aprite la tendina della descrizione qui sotto trovate la mia mail e anche il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio dell'oroscopo lunare, solare e dell'ascendente. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2022. Ok, abbiamo la Torre, amici dello Scorpione. Periodo di cambiamenti. La Torre parla di rotture fondamentalmente, crolli di certezze. Può essere una torre che create voi, quindi voi che decidete di rompere con qualche situazione, oppure può essere una torre, diciamo così, creata, causata da avvenimenti esterni. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire. La torre comunque parla normalmente di quello che è un crollo dell'ego, quindi per qualcuno si tratta di ridimensionare certi aspetti della vostra vita. Allora, carta numero 47, arrivare ad un traguardo, al traguardo. Quindi probabilmente qui si tratta di rompere degli schemi per riuscire ad ottenere quello che è l'obiettivo che vi siete posti. Carta numero 14, a dire il vero. Questa carta parla del fatto che probabilmente dovete esprimere il vostro disaccordo, ed è per quello che potrebbe esserci questa torre, con qualcuno per una situazione o magari dovete equilibrare, se vogliamo, le parti di una relazione. Insomma, c'è qualcuno qui che deve dir qualcosa, qualcuno non è d'accordo, qualcuno ha delle verità da comunicare. E poi guardate, abbiamo anche il non è per voi. Wow! Qui credo che ci sia, che è una carta numero 6 tra l'altro, carta numero 6, 14, 47. Quindi sento che si tratta di chiudere un ciclo, ok? Perché comunque abbiamo il arrivare al traguardo, quindi arrivare ad un obiettivo e poi magari rendersi conto che questa situazione, lavoro, persona, che non è per voi fondamentalmente ed è per quello che abbiamo questa torre. La torre ci dice che qualche cosa finirà. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Per gli amici dello Scorpione. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Allora, partiamo con la carta della temperanza scusatemi, l'eremita al contrario. Allora, l'eremita normalmente parla di un'energia di solitudine piuttosto che di introspezione. In questo caso sento che, essendo al contrario, probabilmente così tanto soli non si è. O comunque, se facesse riferimento a quello che è il percorso di crescita personale, in questo momento non si è molto dentro se stessi. Probabilmente qualcuno è molto impegnato ad arrivare al traguardo, a perseguire quello che è il proprio obiettivo. Proseguiamo poi con un 8 di denari, un re di coppe e il papa. Dunque, l'8 di coppe fa riferimento a quello che è il lavoro, quindi per qualcuno il fatto di arrivare al traguardo si tratta di un traguardo lavorativo, si tratta di un traguardo che magari ehm,
si è desiderato per lungo tempo, magari è un lavoro che si sta facendo da tanto tempo, magari è un'assunzione, vi dico, eh. Può essere che per qualcuno sia proprio il trovare quello che è un lavoro, il provare, ma poi una volta che si è dentro è un po' come se ci si dicesse: "Ma, forse non me lo aspettavo così, forse non è quello che pensavo. Diciamo che probabilmente non è per me". Ma andiamo a vedere. Abbiamo questo re di coppe. Il re di coppe potrebbe far riferimento a una persona che voi state desiderando, okay, potrebbe far riferimento alla vostra energia, alla vostra connessione, diciamo alla connessione emotiva che voi avete con voi stessi, al capire quello che è, diciamo, la spinta, del vostro cuore. Abbiamo poi anche il Papa. Il Papa mi parla di qualche riconoscimento, mi parla anche di tradizioni, mi parla di società, parla di contratti, quindi sinceramente potrebbe veramente essere un contratto per qualcuno di lavoro o una promozione, perché il Re di Coppe potrebbe anche essere una figura di potere alla quale voi aspirate, sia che sia una persona, sia che sia un ruolo. Okay, andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo il 5 di spade. Quindi per qualcuno qui si parla di determinati conflitti interiori, conflitti mentali, potrebbero anche essere conflitti verbali, per qualcuno. Perché comunque c'è un a dire il vero, qui qualcuno dice la propria verità, comunica quello che è il proprio desiderio e può essere che gli altri non siano d'accordo insomma, okay, oppure potrebbe far riferimento a quelli che sono i pensieri, i conflitti appunto mentali, come dicevamo prima. Per qualcuno fa riferimento anche ai pettegolezzi, eh. Allora, continuiamo poi con un 7 di coppe, re di denari e 3 di coppe. Allora, il 7 di coppe può rappresentare quelle che sono le possibilità che si possono aprire davanti a voi, o potrebbe far riferimento alle illusioni. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Proseguiamo poi con un re di denari e il re di denari, mhmm, sento che in questo senso parla di esercitare il vostro potere personale in quanto stabilità, uhm, in quanto terzo chakra, proprio io posso. E poi finiamo con un 3 di coppe che parla di festeggiamenti, parla di reincontri, di riunioni. È una bella carta comunque per finire la stesa, quindi magari fa riferimento a degli amici che non vedevate da molto tempo e, che vi possono aiutare attraverso questa situazione. Andiamo a vedere nello specifico ogni singola carta. Allora, l'eremita è spiegato da un re di coppe che avevamo già qui e dalla sacerdotessa. C'è comunque un riferimento a quello che è tutta la sfera spirituale con la sacerdotessa e il papa. Quindi si tratta, anche se in realtà l'eremita è al contrario, ed è proprio un po' quello che sento che voi non volete fare o non state facendo, non vi state guardando dentro. Cioè è come se foste talmente proiettati in quello che è il lavoro, in quello che è arrivare al risultato, al traguardo, che non vi rendete veramente conto nel processo, in questa strada, che probabilmente questa situazione o questa relazione non è per voi. Mh? La sacerdotessa parla di qualche cosa che è nascosto e non facendo il lavoro interiore su voi stessi, sento che qualcuno non si rende conto di qualche verità interiore, di qualche verità personale. Andiamo a vedere l'8 di, pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo un 5 di spade un'altra volta, vi era già uscito qui, un 4 di spade, la carta della forza un'altra volta l'eremita. Allora, qui potrebbe essere che c'è qualcuno che in realtà ha preso coraggio, ha effettuato questa scelta, ok? Attraverso la forza, ha fatto questo scatto di forza di volontà ed è partito per il proprio viaggio. Si è preso quello che è un momento di tipo spirituale, un momento di ritiro se vogliamo,
un momento dove si cerca di ricaricare le pile, dove si cerca di fare un lavoro magari su se stessi o magari potrebbe essere un lavoro di tipo fisico, C'è comunque questa non lo so, per qualcuno se fosse, come vi dicevo prima, un contratto, potrebbe essere anche la possibilità qui di staccarsi da un gruppo e di iniziare quello che è il proprio percorso personale, come il proprio percorso lavorativo. Andiamo a vedere il re di coppe per piacere, grazie. Abbiamo una regina di bastoni, un re di spade e un 8 di bastoni. Allora, per certi versi sento che la vostra energia avete chiarezza mentale, su quello che per voi è il traguardo, su quello che, diciamo così in perché qui non tanto, ma qui si inizia già a fare un lavoro. Quello che noto qua è che con questo 9 di bastoni c'è una sorta di paura, c'è qualcuno che è sulla difensiva, ma perché? Perché fondamentalmente avete qui le caratteristiche mentali e passionali, se vogliamo fisiche, cioè di azione, di movimento, avete tutte le carte in regola, avete tutto quello che vi serve per arrivare al traguardo. Quello che manca è questo re di coppe, è questa chiarezza di sentimenti, questa chiarezza di emozioni. Cioè, o perlomeno quello è il punto di arrivo. Ma sento che se per esempio fosse una relazione per voi, questo re di coppe rappresentasse l'altra persona, sento che ci sono delle differenze tra di voi, nel senso che magari uno dei due è molto freddo, molto razionale, molto trattenuto, mi verrebbe da dire, controllato, mentre l'altra persona è molto passionale, molto di pancia, no? Come vi posso dire? E probabilmente queste differenze Mhmm, creano un po' di allerta. Andiamo a vedere il Papa per piacere, grazie. E l'allerta io la sento qui con "a dire il vero". E qui per spiegare il Papa abbiamo il re di denari al contrario e la stella al contrario. Guardate, mi è uscita anche la luna. Quindi si parla di qualche tipo di sogno qui. Probabilmente, potrebbe essere che il Papa fa riferimento ai matrimoni, ai contratti, al riconoscimento della società. Quindi probabilmente qualcuno qui ha bisogno di quello che è dipende da che cosa rappresenta per voi il traguardo, se è la convivenza, se è il matrimonio, se è la firma del contratto. Ognuno lo applica alla propria realtà. Qui però c'è un sogno che ancora non si realizza e per molte persone qui avete il re di denari ed il re di denari c'è anche a fine stesa, quindi si sta andando verso quello che è una stabilità di tipo concreto, di tipo monetario, di tipo anche lavorativo per qualcuno. Andiamo a vedere questo 5 di spade per piacere, grazie. Diamanti al contrario e il fante di pentacoli al contrario. Sì, c'è confusione mentale perché non si conosce abbastanza della situazione. Qui avevate la sacerdotessa, vi ho detto che c'erano delle cose nascoste, ma la sacerdotessa è anche colei che, se ci fate caso, ha un libro, ha una pergamena in mano ed è il libro della conoscenza. Per certi versi è come se voi non sapete, non sappiate, non vediate certe verità. E quindi avete confusione mentale e una sorta di disequilibrio che è quello di cui mi parlano gli amanti. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Perché comunque anche qui avete la luna, anche la luna parla di cose nascoste, di cose che non si vedono, di cose remote, sì, che comunque non si vedono, sono diciamo verità nascoste. Andiamo a vedere il 7 di coppe, dicevo. Abbiamo il 7 di pentacoli al contrario e un asso di spade. Qui c'è bisogno di tagliare quello che non serve più. Questo asso di spade io lo associerei molto alla torre. Qualcuno qui è stanco di aspettare che le cose si muovano in un determinato modo, e, c'è bisogno di tagliare. Se non è un taglio, perché comunque non vedo carte della giustizia, può essere anche semplicemente il fatto di fare una chiacchierata con qualcuno, può essere il fatto di mettere le cose in chiaro, okay?
di pulire tra tutte queste coppe, di capire quali sono illusioni e quali sono possibilità. Andiamo a vedere il Re di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di pentacoli, che non è male come carta, è una carta di forte abbondanza, di nuovo un 8 di pentacoli e un 2 di bastoni. Allora, qui si parla di indipendenza, si parla di potere personale, potere monetario con questo Re di denari. Potrebbe essere qualcuno che entra e che vi coccola fondamentalmente, perché il 9 di denari è una bellissima carta, è la carta dell'amor proprio, è la stessa energia della carta degli amanti, è l'arcano minore dell'arcano degli amanti, a mio avviso. E qui o siete voi che imparate a prendere nel vostro potere come vi posso dire, imparate a gestire il vostro potere personale, il vostro denaro, i vostri possedimenti, i vostri averi e iniziate a goderveli fondamentalmente senza aspettare i movimenti degli altri, perché comunque è denaro che vi siete sudati, è una sorta di sicurezza, una sorta di appagamento che comunque vi siete sudati, ok? Andiamo a vedere questo 3 di coppe, per piacere, grazie, perché comunque qui c'è il guardare al futuro, c'è il dire probabilmente questa carta non è per voi, è come se vi facesse rendere conto che voi siete stabili, avete già la vostra stabilità, indipendentemente da quello che non arriva, da quello che magari vi aspettate che non arriva, o dal tipo di differenza che ci sono all'interno di questa situazione o di questa relazione. 3 di coppe. Wow. Carta del giudizio. Regina di spade, e qui avevate il re di spade, 3 di denari al contrario e 10 di denari al contrario. Allora, qui potrebbe essere che abbiate, con questo 3 di coppe, potrebbe rappresentare diverse cose. Una chiamata, perché abbiamo il giudizio, da parte di una persona che ha questa energia femminile molto sviluppata, non è detto che sia una donna, o magari sì, applicatelo poi alla vostra realtà. Però comunque il 3 di coppe è una carta di gioia, una carta di felicità, una carta di allegria, una carta di festeggiamenti. E qualcuno qui probabilmente festeggia il fatto di non avere responsabilità, di esservi tolti dalle responsabilità. La torre arriva per tagliare quello che non serve più, ok? Quindi con la carta del giudizio sento che c'è una nuova presa di consapevolezza, può essere, ripeto, una chiamata, una notizia, o semplicemente può essere una nuova presa di consapevolezza, una nuova idea, un vedere le cose da un punto di vista più chiaro. E lo dice anche la regina di spade, perché la regina di spade parla proprio di chiarezza mentale. Quindi io sento che quello che succederà con questa torre, che ripeto può essere il crollo dell'ego, il crollo di una sicurezza, è come se l'arrivare al traguardo vi facesse dire no, ma forse non era quello che volevo io. Ci sono arrivato o arrivata per forza di inerzia, ma adesso qua mi rendo conto che non è il tipo di appagamento che volevo io, che non mi sento completamente in equilibrio e che comunque ho ancora dei conflitti interiori all'interno. Verso la fine della stesa invece si arriva a quello che è la chiarezza mentale che in questo momento probabilmente vi manca, ok? Vi ricordo che all'inizio della lettura l'arcano dell'eremita era girato al contrario, quindi tanta chiarezza mentale, tanto contatto con quello che è la vostra verità interiore non c'era all'inizio della stesa. Bene, andiamo a vedere i tarocchi di Osho che altri messaggi vi vogliono dare, andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo, ringrazio per i vostri like, ringrazio per le condivisioni, i commenti e anche per le vostre iscrizioni. E se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto di farlo. Abbiamo il mutamento e abbondanza, carte bellissime. Questa è una ruota della fortuna, questo è un re di denari che avevate già qui, che avevate anche qui. Quindi quello che sento con la ruota della fortuna è un cambio rapido, un cambio veloce, ma è un cambio in meglio. La ruota della fortuna porta fortuna. Questo tipo di interruzione, diciamo così, di cui parla la torre, è un'interruzione che arriva per portarvi cose migliori. Probabilmente quando si passa in un momento torre,
può far riferimento a dei momenti karmici. Se tenete presente che anche la ruota della fortuna e il giudizio che vi è uscito qui fanno riferimento ad un karma, può essere che voi doveste passare all'interno di questa situazione per imparare qualche cosa, ma questa situazione è già finita, si è già concluso un ciclo, si sta diciamo che l'universo o il destino sta muovendo le cose in modo che ci sia quello che è il cambiamento per arrivare alla vostra abbondanza. Io ve l'avevo già detto qui che il re di denari rappresenta l'abbondanza, c'era anche un 9 di pentacoli, la carta dell'amor proprio, di chi si gode comunque i propri successi, il proprio denaro, c'è la carta del lavoro. Bene. Ultimo messaggio, un messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce, così per darvi qualche cosa in più. Intuizione, e abbiamo qui la papessa. Fidati della tua intuizione, è guidata per rispondere alle domande che tu cerchi, per rispondere a quello che tu cerchi. Ok? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.